Buongiorno amici del canale. Buongiorno. Ah, ci sei anche tu oggi. Allora, lui è Giovanni, un mio amico. Però in realtà è diventato un mio amico grazie alla sua simpatia, perché noi stiamo svolgendo insieme un progetto molto bello a casa tua di restyling, ristrutturazione e restyling, perché era molto era messa male casa tua. Molto male, molto male. Ho chiesto aiuto a Giorgia e Emma e la puntata totale con tutta la tua bellissima casa sarà in diretta sul canale 56, Home and Garden TV, e su Discovery Plus, se avete appunto l'abbonamento. Mi raccomando però, non pensate che questo possa essere riduttivo, perché questa casa è veramente bella, ha avuto tantissime rivisitazioni. Il paralume è un piccolo concetto che ha, diciamo, estrapolato Emma, e Giorgia l'ha aiutata tantissimo perché loro adorano gli anni 70 e la modernità di questa casa, quindi vale la pena guardare questa puntata perché è completamente differente da quelle che faccio di solito. Cioè, non è il mio stile questa volta, è il tuo ed è importante. Quindi io parto con questo paralume che sarà la ciliegina sulla torta della tua casa. Perfetto. Mi aiuti? Sì. Allora, partiamo. Cosa Zitto. cuciniamo? Zitto. Io non so perché, ma secondo me questo tutorial sarà molto difficile. Moltissimo difficile. Allora, ascolta, nella tua casa non starà bene questo stile ovviamente, per questo motivo questo paralume va rivisitato. Ok. Questo bordino è carino, infatti io lo tengo perché lo metterò sicuramente da qualche altra parte, ma non posso tenerlo qui. Quindi mi aiuti? Sì. E lo stacchiamo senza però lasciare dei rimasugli di colla, della stoffa, quindi un lavoro chirurgico, ma so che tu sei capace. Vabbè, Tu cosa fai nella vita? un chirurgo. Dai, non dire... Non sto scherzando. Cosa fai nella vita veramente? Non sei chirurgo, No, cosa non fai? sono chirurgo, ho un poliambulatorio medico-dentistico che gestisco, familiare. E quindi sei un tipo preciso, ordinato, pulito, settoriale. Abbastanza. Meno male, se no sta casa era così, sta casa, è proprio così, come te. Ottimo. Allora, bisogna Piano. fare questo lavoro quindi in modo molto preciso. Togliamo via questo cordone, adesso diamo una bella mano di colore. Ok. Do un colore apposito che in realtà solitamente si dà sulle pareti, ma lo diamo qui perché ha già all'interno il protettivo ed è un po' resinoso, così lo facciamo diventare anche bello aderente. Poi ci sarà una sorpresa per la decorazione. Non ce la farò mai, lo sai, vero? Voilà. Ok, fai la stessa cosa sotto. Grazie. Occhio alla colla, vai. Che ne dici? Ti intriga un po'? Sì. Perché questo sarà il filo corrente del tuo appartamento. Ah, Mi hai detto Mi moderno, intriga, mi hai sì. detto solare, mi hai detto moderno, giovane, solare. super colorato. Di che anno sei? 90. Non è vero. Comunque sono sicura che il filo conduttore ti piacerà. Quindi su questa lampada, poi il paralume, scusami, andremo poi a far aderire i nostri fogli, che è una tecnica che si chiama decoupage. Facciamo aderire i fogli sul paralume. Ok, perfetto. Dammi anche questo, così lo riconservo di qua. Allora, adesso ti faccio vedere come stendiamo il colore. Sì. Io vorrei dare solo una mano. Sì. Essendo però un colore chiaro, bisogna essere molto precisi, lo stendi con la pennellata incrociata, in modo da tappare bene i buchini della trama del tessuto, perché a noi ci serve questa trama, però deve essere comunque ben coperta. Perché in questo modo, facendo il fondo bianco, oltretutto, il disegno si vedrà molto meglio. Ok. Quindi, questo è un pennello senza serbatoio. Quindi Senza basta che fai questo. serbatoio? Sì, perché solitamente i pennelli cicciottelli hanno un serbatoio, questo non ce l'ha, ok. perché non è cicciottello. Ok. Quindi fai così, ok? Accarezzi il pennello sul bordo, ok? Lo tieni dalla ghiera sempre e cerchi di fare movimenti sia in orizzontale che in verticale. Ok. In questo modo vedi che tutti i buchini della stoffa vanno completamente a colorarsi. Qua poi dopo, se riesci a rifinirmi bene il bordo senza farmi le gocce, le colature, è sempre cosa gradita. Ok?
guarda. Non ti preoccupare, se non fosse perfettissimo si dà poi una seconda mano, però io so che tu sei un tipo clinico, appunto. Assolutamente. Allora, perfetto. Perfetto. Senti, Vado. tu fai qua, ti lascio solo? Sì. Io vado ad aiutare Emma. Va bene. A dopo. Ok, ciao. Dalla ghiera. Ho sbagliato subito. Tu l'avresti mai detto che ti veniva così bene questo paralume? Ho fatto io. Andiamo avanti, va per favore. Ascolta, questo è un chiaro simbolo di quello che potrebbe essere poi, diciamo, il gusto estetico della tua casa. Mi piace. Però non voglio svelare altro. No. Con la tecnica del decoupage andiamo ad apporre questo foglio molto versatile, perché si può anche attaccare, appiccicare, staccare un po' di volte, su questo paralume. E quindi sarà molto bello vedere come applicarlo e come proteggerlo, ok? Adesso lo do un attimino a Emma, noi mettiamo prima la colla spray e dopodiché il protettivo. Ok. In realtà sulle parti in stoffa come questo paralume è utile usare la colla spray perché tiene bene, ma soprattutto rimane ben adesiva. Noi facciamo un pezzettino alla volta. Vai Emma, iniziamo qua. Si può anche, guarda, tieni di là per favore, alzare, rispruzzare Ok. e riapporre. Utilissimo. Hai visto com'è facile quella con la spray? È un bel prodotto. Io lo tengo sempre pronto perché anche quando uso il legno o altri materiali mi semplifica molto la vita. Diciamo che essendo stoffa non sarà proprio adesivo perfetto, potrebbe fare anche alcune grinze, ma poi tanto passando il protettivo e si alliscia tutto. Ok. Giriamo un po', ok? Vuoi provare tu? Sì. Ok, allora Emma ti aiuta, sollevato leggermente. Guarda, devi arrivare fin quando vedi la colla tirare. Stai dall'alto, Su questa? sì, tieni la bomboletta così, non così coricata, così. Così. Vieni qua, Così. spruzza. Così. Vai, Spruzzo. così. Non fare questi accumuli, Ok. Omogeneo, qua non c'è. Qua non c'è. Bravo, bravissimo, ok. Facciamo aderire. Puoi rivestire tutto quello che vuoi, visto? È un attimo. A me in realtà piace anche un po' vintage, un po' usurata, quindi non è detto che poi dopo non la invecchi un po' con una cera in modo che sembri un po' più vecchio questo paralume. È troppo nuovo, non ci crediamo. Che dici? Mi sta venendo una curiosità a vedere questi colori. Mi aspetterà almeno domani. Domani? Forse, non è detto, se Giorgia finisce di arredare questa sera, sì, se no no. Va Non bene. avere fretta, le cose belle si fanno più pianino. Giusto. Allora, io adesso ti faccio ancora vedere questo angolo qua, così Ok. capisci bene la tecnica, poi mi allontano perché siete già in due qua, ragazzi. Ok. Trattami bene Emma perché è un fiorellino, eh? È un fiorellino, sì. Tratterò benissimo. Basta che non mi lasci da sola questa roba, se no... No, certo. Ci penso io. Ok? Grazie ragazzi. Piano Grazie piano a mi te. raccomando il combaciamento, dei fogli l'un l'altro perché devono essere... Mettiamo prima il protettivo e poi mettiamo la colla o vuoi che andiamo avanti con la No, colla? no, vai tu, se ti piace così fai così. Meglio. Se avete bisogno chiamatemi. Ok, grazie. Allora mettiamo prima tutto il protettivo e poi andiamo avanti con l'altro foglio, quindi di nuovo la colla Ok. e di nuovo il protettivo. Puoi provare? Sì. Prendi un po'. Così? Sì, vai. Devi guardare contro luce che sia tutto lucidino. Sì. Come lo vedi?
Va bene. Può andare? Sì. Mettiamo l'altro foglio. Sì. Dammi questo. Vai, metti tu la colla Sì. sul paralume. Sì. Così? Ancora un po'? Sì, mettine ancora un po'. Che ti aiuto. Perché il paralume assorbe. Allora. Dobbiamo cercare di far combaciare i due lati. Un pochino più in là. Aspetta. Ok. Giusto? Perfetto. Però... Esce normale. Ah, ok. Sì, sì, sì. Ok. Vai. Lo do qui o glielo do sotto? Sempre sul paralume, se hai finito quello usi questa. Bravi. Grazie. Com'è Cioè, stato? bravi. Brava. Allora, mi potete un attimino elencare le difficoltà che avete avuto in questa realizzazione, per favore? Era tondo, quindi sicuramente E svasato. È svasato. Mettere i fogli non era semplice. Esatto, perché comunque, per quanto fosse un foglio bello rettangolare, abbiamo dovuto sovrapporre e quindi, però a me piace veramente tanto, vi assicuro che è un risultato Il bellissimo. risultato è ottimo. Vero? Sì. E inoltre il fatto che questa parte chiara abbia un po' di patinato, un po' di vintage, lo va veramente a far sembrare ancora più antico. Vintage. Ascolta, adesso io non ti trattengo più perché sai Ok. che avendo passato il protettivo sopra, una volta che è asciutto è bello liscio. Senti che velluto. Trattieniti. No, no, scusa. Comunque, senti com'è bello vellutato. Bello. Ovviamente puoi spolverarlo senza problemi perché Ok. so che tu sei una persona che tiene tantissimo all'ordine della pulizia. Assolutamente. Quindi con un pannettino umido puoi anche togliere la polvere. Va bene? Perfetto. Però basta, oggi non devi più stare qui perché noi adesso prendiamo questo e altri complementi che abbiamo modificato in casa tua, cornici, altre cose, perché ci siamo anche messi qua a volte poi abbiamo portato in qua. Comunque devo andare a casa tua a sistemare il tutto. Va bene. Giorgia mi aspetta perché ci sono già i complimenti lì, quindi domani, se tutto va bene, lo chiamiamo per fare la presentazione della tua casa. Dai, perfetto. Ciao. Non vedo l'ora. Ciao, grazie. Fai bravo. Grazie. Fai bravo Ciao, anche con Emma. Emma. Ciao. Grazie mille. Ciao. Andiamo, dai Emma, che siamo veramente coi tempi. Dammi. Anche questo restyling è finito. Guardate che bello, come sta bene. Però non vi svelo di più perché questo paralume fa parte di un progetto molto più grande che potrete vedere sul canale 56 Home Garden TV e su Discovery Plus in streaming, dove vedrete tutto l'ambiente anni 70, come l'abbiamo arredato e come l'abbiamo studiato. Al prossimo restyling!